dai. Buonasera a tutti Trailblazer, io sono Alberto Torresan, per gli amici Torre, stiamo partendo un po' in ritardo, ma questo è il bello della diretta, provato e riprovato, ma stasera qualcosa non è andato, ci sta, ovvio, doveva succedere. Inizia ora Salesforce Awakens, il risveglio di Salesforce, il primo meetup in streaming organizzato assieme dal DUG di Treviso appunto e dal DUG di Milano. Con me c'è Perro, collegato da Milano. Ciao Perro, come stai? Ciao Albe, tutto bene? Diciamo che io sono conosciuto per arrivare in ritardo, quindi tutto nei ranghi. Come vedi, capelli lunghi, barba incolta, un po' tipico di questo periodo, no? Qui tutto bene, in rappresentanza del DUG di Milano, da Bergamo, e buonasera a tutti i Trailblazer e a tutta la community. Direi che siamo pronti, no? Per iniziare per questa bellissima serata. Tu come stai, Albe? Tutto a posto? Guarda, io tutto bene, sono eccitatissimo, 2 notti che non dormo, prima mi stava venendo un infarto perché non andava l'audio, ma va bene. Ti aspetta una gran serata in compagnia di tantissimi super ospiti, primo fra tutti Paolo Bergamo, il mio conterraneo del nord-est, e poi che altro ci sarà, Perro? Lo vuoi ricordare tu? Assolutamente sì, la lista è ricchissima, è lunghissima, e ci saranno Mark, Julián, Itzik, i ragazzi della Sapienza di Roma, Paolo Bergamo, come dicevi tu, gli altri ragazzi del DUG di Milano, un momento speciale con Alessandro e Federico, ma direi che possiamo raccontare un po' come siamo arrivati a questa sera, no? È un po' la parte divertente, no? Raccontiamo un po' la retroscena, che dici? Sì, beh, guarda, volentieri, lo racconto subito. Cioè, tutti voi amici a casa, sapete che a un certo punto è arrivato il Covid e quindi lockdown. Noi avevamo qui a Treviso un evento in programma, ma non si poteva più fare, sono vietati gli assembramenti, no? E allora un giorno sconsolato scrivo a Nino Guarnazzi, che per chi non lo sa, Nino è un po' l'animatore della community italiana di Salesforce, e gli chiedo, Nino, ma gli altri DUG come fanno? Fanno eventi in streaming? E che mi risponde Nino, secondo te, Perro? Che ti ha risposto? Nino, lo conosciamo. E Nino mi risponde, bella idea Alberto, facciamo un evento in streaming, anche con Gianluca e i ragazzi di Milano. Dai, chiedo io a Paolo Bergamo e gli altri se sono disponibili. E allora, Perro, che gli rispondi a Nino che ti scrive una cosa del genere? E che gli può rispondere, no? E gli rispondi, sì, gli rispondi, ma quando ci ricapita un'opportunità del genere? E infatti, eccoci qua tutti. Siamo riusciti a organizzare un evento che si presenta estremamente interessante, e ringraziando tutti quelli che hanno contribuito, ricordiamo l'agenda della serata. Inizieremo con Paolo, la nostra special guest. Paolo Bergamo ci parlerà delle novità e delle iniziative che Salesforce ha messo in gioco e sta portando avanti per affrontare l'emergenza in corso. E questo sicuramente offre degli spunti e degli strumenti che attraverso la community e per contro la community possono poi portare a iniziative e a innovazione, no? Per far sì che a livello di società riusciamo a usufruire di cose importanti. Dopodiché ci sarà Mark Orsborn, sempre di Salesforce, che ci parlerà di un prodotto nuovo, di Service Voice. Poi ci sarà Julián, che promette scintille per il mondo degli sviluppatori, e ci parlerà di Evergreen, e poi 2 temi estremamente attuali come la blockchain con Itzik Koren, spero di averlo detto giusto, Itzik non me ne voglia, e i ragazzi della Sapienza che ci parleranno di sostenibilità e di un verticale che si chiama Sustainaibility Cloud, appunto. Ci sarà un momento di Kahoot in cui tutti potrete gareggiare, e ci saranno in perfetto stile DUG premi e gadget Salesforce in palio. Albe, vista la vicinanza geografica, almeno per origine, vuoi presentare tu, Paolo? Molto volentieri, molto volentieri. Allora, Paolo, come dicevo prima, è veneto, purtroppo è nato a Rovigo,
Dovete sapere che c'è una rivalità storica tra i leoni della Benetton Rugby di Treviso e i bersaglieri della Rovigo Rugby, di cui Paolo è un gran tifoso. Ma andiamo oltre. Paolo ha conseguito il dottorato in ingegneria elettronica a Ferrara e sicuramente poi molti di voi sanno la sua storia, ma per chi non lo conosce vi racconto 5 fatti salienti. Paolo ha lavorato all'Università di Los Angeles con il professor Klein Rock, che è letteralmente l'inventore di Internet. Si è poi lanciato nel mondo delle startup ed è così che è entrato in Salesforce. La sua startup infatti è risultata la prima acquisizione fatta da Salesforce nel 2006. Paolo e il suo team sono stati scelti quindi da Steve Jobs, niente poco di meno che, come partner per costruire la prima app al mondo sull'App Store. Notate che si trattava di Salesforce Mobile. Paolo poi ha costruito quindi la piattaforma mobile di Salesforce, rimane uno degli architetti della piattaforma Core. Negli ultimi 3 anni si è dedicato ad un nuovo prodotto di field service come general manager e l'ha fatto diventare il prodotto con la crescita più veloce nella storia di Salesforce. Direi che ho reso l'idea del personaggio. A questo punto, Perro, potremmo anche iniziare. Che ne dici? Direi di sì, direi che ci sono tutti gli ingredienti per un evento assolutamente interessante e pieno di contenuti. Prima di lasciare la parola a Paolo, ci tenevamo tutti insieme e ancora di più noi del DUG di Milano, in particolare i ragazzi di WebResults, nel dedicare questo evento e questa serata e il nostro ricordo a una persona che stasera non può essere con noi. E mi riferisco a Steven Rovelli. Steven era per noi di WebResults un collega e prima di tutto un amico sincero e una persona estremamente solare e buona. E noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo vogliamo ricordarlo così, con la sua spensieratezza e con il suo sorriso che non lesinava mai. Personalmente mi piace ricordarlo quando scherzosamente ci salutavamo e io cercavo di emulare quel suo accento marcatamente bergamasco che però rivelava quello che era poi Steven, una persona vera, una persona autentica, una persona che amava le montagne, che ci inviava queste foto prese all'alba fantastiche e ci piace ricordarlo così, con il suo sorriso, con la sua spensieratezza. E lo ricorderemo insieme ad Alessandro Plebani, che è il direttore tecnico e anima di WebResults, e Federico Della Casa, country leader di Salesforce Italia, per far sì che tutta WebResults, tutti gli amici, tutta Salesforce possano dare omaggio a Steven e stasera possiamo ricordarlo. Quindi da lassù spero che ci guarderai, Steven, e ti chiediamo grazie per quello che ci hai donato e ti salutiamo. Ciao Steven. Cari amici del DUG e di tutta la comunità di Salesforce, avrete certamente appreso la triste notizia che ha colpito tutti noi in questi ultimi giorni per la scomparsa di Steven Rovelli. Steven era un collega amatissimo da tutti, 31enne, ingegnere, una delle persone più promettenti di tutta l'azienda. Era arrivato in WebResults 5 anni fa e si era distinto sin da subito per le sue caratteristiche di empatia, di umiltà, ed era riuscito a costruire un rapporto di fiducia e di stima con tutti i colleghi, tanto da diventare ben presto uno dei responsabili dei servizi di supporto per alcuni dei nostri più importanti clienti. Era una persona che ricordiamo con grande affetto per il suo sorriso, per il suo modo umile di comunicare, di trasmettere, di entrare in empatia con le persone. Amava non solo lo sport, ma la montagna, ed era una delle persone che amava organizzare anche eventi e momenti al di fuori del contesto lavorativo, proprio per stare insieme, per creare comunità e per essere più affiatati, per creare quel mood aziendale che aiuta tutti a lavorare meglio e a stare bene. Ecco, lui era una persona che voleva stare bene, era una persona che ci ha insegnato a essere
umili e a stare insieme per poter stare meglio. Ricordo ancora il viaggio fatto insieme al Dreamforce quest'anno in San Francisco. Si era meritato il viaggio premio proprio grazie alla sua capacità, alla sua apporto aziendale, e si era meritato appunto questo premio aziendale, e ricordo ancora di averlo vissuto insieme a lui sia nel viaggio di andata che ritorno con grande affetto. Lascia una famiglia, ahimè, distrutta da questo terribile evento, lascia una fidanzata che conosciamo tutti, che è Francesca, a cui va il nostro abbraccio più grande. Io volevo, consentitemi di ringraziare tutta la comunità per il supporto che ci è stato dato in questi giorni, a partire da tutti i colleghi. Ringrazio anche tutti i partner e i competitor che ci hanno inviato tutte le loro condoglianze, e soprattutto Salesforce, che in questi giorni ci ha davvero supportato in tutti i suoi momenti, a partire da Federico a tutte le organizzazioni che ci hanno scritto per le condoglianze di rito. Voglio lasciarvi con un compito, anzi con due compiti importanti che per noi ci aiutano a sorpassare questo momento. Il primo è quello di ricordare Steven con una preghiera, di farlo in un momento che preferite, ma questo è un momento importante che ci consente di stare vicini a Steven e di sentirlo ancora più in mezzo a noi. E il secondo è quello di tener vivo il suo ricordo con degli eventi, con qualsiasi tipo di manifestazione che possa essere in suo onore, in suo ricordo, perché lui ci ha lasciato tanto e non vogliamo dimenticarci ovviamente di lui. Sarà per noi triste e duro da ricordare, ma non ci vogliamo mai dimenticare di una persona come Steven. Grazie a tutti e buon proseguimento. Buonasera a tutti e bentrovati. Sono Federico Della Casa, sono il country leader di Salesforce. Avevo conosciuto Steven eravamo soltanto stretti la mano a San Francisco l'anno scorso. Volevo ricordarlo perché chiunque lavori in Salesforce, con Salesforce, i nostri partner, i nostri clienti, chi fa parte della nostra comunità, ovviamente è un pezzettino di Salesforce, e per cui mi piaceva semplicemente salutarlo, abbracciare tutti i suoi amici e il resto è silenzio. Un saluto, vi abbraccio. No, la fortuna di conoscere la gente che ha la conoscenza, la sua sensibilità, la programmazione, bello provato che troviamo oggi, e continuiamo la tradizione che lui ha, che presente con
voglio tirare Salve ragazzi, sono Paolo. Non ho avuto la fortuna di conoscere Steven personalmente, però ho parlato con tantissimi amici. Due cose sono emerse di lui: la sua estrema sensibilità e la sua passione smisurata per lo sviluppo e per il developer group. Per cui trovo davvero bello che ci ritroviamo. I developer group sono la cosa davvero che mi fa più piacere a cui parlare, perché di solito non ho, uno dei progetti che ho fatto più è cercare di far funzionare il joystick del Commodore 64. Sono qui un po' a raccontarvi che cosa sta facendo Salesforce per il Covid, ma soprattutto sono qui per cercare di ispirarvi a fare anche voi a ideare nuove soluzioni. Salesforce, i partner di Salesforce facciamo tutti parte di un'industria relativamente privilegiata, magari in questo momento è un pochino difficile, però il digitale emergerà come il vincitore di questa emergenza. Ma per altre persone che lavorano in industrie magari meno fortunate, voi specificamente qui oggi che fate parte del meetup, avete le competenze per aiutare le vostre aziende a ripartire. E da questo davvero voglio darvi veramente il senso di responsabilità per cercare di ideare cose, per aiutare la vostra azienda a ripartire il prima possibile. Parliamo tanto di trailblazer. La mia definizione di trailblazer è molto semplice: è una persona con una visione, con la capacità creativa di dare una visione di un nuovo modo di fare cose, o una nuova cosa da fare, oppure un nuovo modo per fare una cosa che già esiste.
Queste cose, l'idea in sé non basta, ovviamente c'è bisogno della motivazione per metterla a terra, e poi ovviamente Salesforce speriamo vi supporti nell'impresa di scaricare a terra e rendere un pochino più agile e pronta a riprendere la vostra azienda sostanzialmente. Questo è il concetto che voglio dare oggi, proprio quello del Trailblazer. Quello che mi piacerebbe raccontarvi è sicuramente quello che abbiamo fatto come Salesforce da un punto di vista di prodotto, ma anche come siamo arrivati a definire un certo tipo di prodotto, perché spero che vi sia di ispirazione a voi a fare la stessa cosa, a interpretare la stessa cosa un po' per le aziende, per i nostri partner, per i loro clienti. Questo è il senso della giornata. È la seconda volta che attraverso una crisi di un certo tipo con Salesforce. La prima è stata nel 2008, che non è assolutamente paragonabile a questa, però già allora ho avuto la possibilità di vedere come i veri leader prendono in mano le redini dell'azienda e cercano di reinventarsi o diciamo, dinamicamente cambiare direzione in maniera tale di affrontare tutti assieme una nuova avventura. La prima cosa che si fa, se siete dell'ecosistema di Salesforce, sicuramente conoscete il V2MAM. Cos'è il V2MAM? È il business plan annuale sostanzialmente. V2MAM sta per visione, il vision statement, i valori, i metodi, che sono le cose che da fare per arrivare alla visione, gli ostacoli e poi le measure, come misuriamo il successo, quando sappiamo di aver raggiunto il successo. E la prima cosa che hanno fatto Mark, Parker e tutti gli altri del board di Salesforce è stato quello di sedersi e riscrivere il V2MAM. Il primo V2MAM che si fa in questi casi è un V2MAM diciamo, temporaneo, ok? E questo V2MAM serve per arrivare a definire quando e come finiremo di scrivere il vero piano dei prossimi 3 anni. Però ci permette di capire tante cose. Prima di tutto, chi vogliamo essere in questa fase di crisi. E per noi è sempre stato chiaro. In questa fase di crisi vogliamo fare quello che abbiamo sempre fatto, che è stato quello di aiutare i nostri clienti. Se vi ricordate, il mission statement di Salesforce sono sempre stati aiutare i nostri clienti a collegarsi con i loro clienti, aiutare i nostri clienti, a unire i nostri clienti con i loro clienti assieme. C'è questa parola ricorrente di aiutare i nostri clienti. Ovviamente c'è anche aiutare la community, le non profit, eccetera, eccetera. Questa è una cosa importante. Da questa mission statement poi tutto il resto è diventato relativamente facile. Una cosa però da capire è che siamo in tempi diversi, per cui anche il profitto non è la cosa più importante in questo momento. Dobbiamo davvero fare una partnership con i nostri clienti in maniera tale che loro possano sopravvivere. Questa è la cosa principale in questo momento. Un'altra cosa che abbiamo studiato in fase 1, nella nostra fase 1, non quella del virus, diciamo, è quella di capire come disassemblare il problema, come destrutturare il problema. E questa è un'analisi molto complicata, però cerco di riassumerla in pochissime parole. La prima parte da capire è semplicemente questa: quali sono i vari scenari possibili. Gli scenari sono sostanzialmente 3. C'è solo una campana della curva di infezione, oppure c'è una seconda campana ma più bassa, oppure c'è anche una terza campana più bassa. E tutti questi 3 scenari sostanzialmente sono 3 scenari che hanno delle dimensioni temporali diverse. Ed è un qualcosa che quando ideate cosa costruire dovete tenere in considerazione. Ritornerà utile questo tool o no? Perché se sì, magari ci deve investire più tempo. Okay? Questi sono i scenari possibili, in maniera veramente semplificata, sono i 3 scenari possibili. L'altra cosa è cercare di capire quali sono le fasi che ogni azienda dovrà attraversare, sostanzialmente. E qui sarà un pochino diverso per ogni azienda, però sostanzialmente si dividono in 3 fasi diverse. Quella di stabilizzazione nel momento della crisi, l'emergency management, okay? Poi c'è quella del ritorno al lavoro in ufficio o comunque negli spazi fisici, e quella finale è quella di return to growth, cioè sostanzialmente il nuovo modo, la nuova normalità. Okay? Come in 2 anni come sarà la vostra azienda. Queste sono le 3 fasi, molto semplicemente. Pensateci un attimo, cercate di capire che cosa potete fare per ogni line of business.
Però se partiamo per esempio dall'emergency management, dalla stabilizzazione, andate indietro mentalmente a che cosa è successo. C'era sostanzialmente paura perché non si avevano dati, perché c'era mancanza di comunicazione, perché l'IT department doveva mandare a casa dei materiali, dei tool che prima non erano tipicamente che venivano utilizzati a casa. C'era training di tipo diverso su dei tool nuovi. Queste sono tutte le problematiche poche in realtà delle problematiche da affrontare in quel periodo. Okay? E da qui Salesforce ha messo in piedi un pacchetto completamente gratuito che si chiama Salesforce Care. Vi ho raccontato un pochino queste problematiche, non vi sto a spiegare in dettaglio, però avete capito come funziona un pochino, cos'è l'idea dietro Salesforce Care. Abbiamo bisogno di stabilizzazione, dateci tool informatici. E chiudo qui, anzi fatemi fare una parentesi. No, il Salesforce ha fatto tutti questi applicativi sulla piattaforma, nulla vieta ovviamente a voi di fare la vostra configurazione sulla piattaforma, un po' tutti voi avete accesso alla piattaforma, potete farvelo da soli, potete prendere Salesforce Care, adattarlo, conoscete la piattaforma. Okay? La seconda fase è quella del ritorno agli spazi fisici. Come impiegati di un'azienda vera e propria, magari sono le banche che iniziano ad accettare i clienti di nuovo negli spazi fisici, magari al ristorante, voi capite, potete un pochino adattare un pochino a tutti i business. Qui le problematiche sono davvero infinite. Le problematiche sono infinite perché se pensate per esempio a un call center, non si possono più usare gli stessi processi che si utilizzavano una volta. Pensate, c'è questo concetto che sento sempre da tutte le aziende con cui parlo, sento il concetto della partizione dei team. Se avete nel vecchio mondo, nella vecchia normalità, diciamo, i team avevano dei turni, diciamo, molto intricati. In questo momento è meglio tenere un team che lavora sempre alla stessa ora, un altro team che lavora sempre alla stessa ora, in maniera tale che se c'è una infezione almeno è contenuta. In più nello shift management, nei turni, dovete anche pensare ai tempi diciamo, delle pause per la disinfettazione degli spazi fisici, cioè tutte queste cose. Se siete diciamo più in un environment B2C, dovete pensare allo scheduling completamente automatico tramite chatbot, tramite quello che volete, il line scheduler, in maniera tale che non ci sia troppa gente che viene nello spazio fisico, per esempio in banca, per esempio in pizzeria, quello che è. Quindi dovete ripensare tutto quanto alla gestione degli spazi fisici in questa maniera qua, in maniera tale che non ci sia troppa gente, troppi assembramenti. E una cosa veramente importante nel ritorno agli spazi fisici è quella del contact tracing, che parleremo tra un attimino. Il contact tracing sostanzialmente significa una volta che qualcuno è stato trovato infetto, bisogna cercare di capire con chi è stato a contatto. E c'è la possibilità di farlo in maniera passiva o attiva, ne parliamo tra un attimo. Per la fase 2, per il ritorno agli spazi fisici, Salesforce ha annunciato e lanciato questo prodotto work.com che vi invito a guardare. Parla un po' di tutte queste tematiche, ma è anche proprio un playbook, proprio un manuale, diciamo, di come affrontare tutta la crisi in senso lato. Okay? Poi c'è la fase 3, su cui non spenderò molto tempo, è diciamo, il ritorno alla nuova normalità. Questo diventa molto più strategico, dipende dall'industria. Non ne voglio parlare oggi, per adesso ci stiamo focalizzando diciamo, tra la gestione dell'emergenza, la stabilizzazione dell'emergenza e il ritorno agli spazi fisici, ed abbiamo davvero tanto potenzialità di piattaforma per fare tante soluzioni diverse. Okay? Voglio raccontare anche velocemente questa piccola esperienza che ho avuto con il contact tracing. Sono stato davvero fortunato quando ho iniziato l'emergenza, eravamo in lockdown, Mark e Parker mi hanno chiesto di cercare di capire quanto si poteva spingere la tecnologia ai limiti per cercare di fare un contact tracing, capire con chi è stato a contatto negli ultimi 14 giorni, negli tuoi ultimi 14 giorni, nel caso in cui risulti positivo, senza cadere nel trasformare l'applicativo nel Big Brother.
Questa è una cosa che non abbiamo fatto con Salesforce, per essere chiari, ma abbiamo fatto una partnership, ho lavorato attivamente con l'MIT a questo progetto che si chiama safepaths.mit.edu, se volete controllarlo. E ribadisco, non è una cosa che diamo in questo momento, questo tracking attivo è una cosa che non stiamo facendo Salesforce, stiamo aiutando MIT a farlo. Però ho imparato un sacco di belle cose. Fondamentalmente l'idea è questo: c'è un sistema passivo di fare contact tracing. Sostanzialmente ti siedi con la persona che è stata infettata, dopo che è stata riconosciuta essere infettata, vai e devi cercare di fargli ricordare tutte le persone con cui è stato a contatto negli ultimi 14 giorni. Capite che non è possibile. Ma c'è un sistema, quello attivo, il GPS, okay? E quello che abbiamo capito sostanzialmente che il GPS, che non solo è un problema farlo in maniera completamente anonimo, perché devi prendere la traccia degli ultimi 14 giorni di una persona con la traccia delle locazioni di un'altra persona, cercare di fare l'interpolazione, capire se effettivamente era lo stesso minuti, che si sono attraversati la strada, eccetera, eccetera. Quindi è davvero un sistema complesso. A quel punto abbiamo dovuto un pochino cambiare approccio, per quello siamo andati a parlare con Apple e Google e abbiamo chiesto: cerchiamo di fare un sistema alternativo o comunque un sistema complementare a quello del GPS. Ed è lì che Apple e Google hanno rilasciato queste API che sono quelle di encounter tracing, si chiamano. Sostanzialmente è un beacon che viene un messaggio attivo che viene lanciato in maniera broadcast da tutti i dispositivi, ammesso che tu decida di abilitarlo ovviamente, e in maniera completamente anonima ogni dispositivo Bluetooth genera un identificativo numerico che poi ruota, ogni po' di minuti viene cambiato, e i telefoni vicini si registrano questo numero senza sapere di chi è solo esclusivamente un numero. Cosa succede? Che nel momento in cui una persona risulta essere positiva, va dal dottore, e il dottore avrà la possibilità di fare l'unlock dell'applicativo mobile e a fare l'upload di tutti questi identificativi, e ribadisco sono solo identificativi, non hanno nient'altro, ad un server centrale, un server che deve essere diciamo, proprietà dello Stato, della nazione. Questo è il design che hanno fatto Apple e Google. A questo punto tutti gli altri dispositivi scaricheranno gli identificativi e ci potrà fare un match locale sul dispositivo, e l'applicativo potrà dire: sei stato a contatto con una persona infetta, dovresti farti controllare. Però non si sa assolutamente niente, è una cosa che è elaborata sul client, non c'è nessuna knowledge server side di te che potresti essere positivo o no, e cose del genere. Quindi è un sistema anonimo veramente perfetto. Okay? Il prossimo progresso di questo progetto è davvero prendere questa iniziativa open source dell'MIT e ad interfacciarla con dei sistemi aziendali fondamentalmente. Io credo ciecamente in questa cosa, che lo Stato, le nazioni, sia l'Italia o gli Stati americani, non importa, possono creare l'applicativo, ma ci deve essere un incentivo forte per utilizzare l'applicativo, altrimenti non sarà utilizzato. Magari culturalmente l'Italia è più pronta che altre, non lo so, però la partnership con le aziende che davvero che sono legalmente passibili di accettare gli impiegati dentro gli spazi fisici è molto più stringente, per cui se un impiegato vuole ritornare al lavoro di fatto deve fare tutta una serie di scartoffi, che siano elettroniche o cartacee, non importa. Se riusciamo a triangolare in maniera perfetta il cittadino, che poi è un impiegato o comunque un usufruttore di qualche tipo di servizio, con le aziende, con il sistema sanitario, con il database centrale, e riusciamo a tenere tutto anonimo, abbiamo davvero risolto il problema del contact tracing attivo in maniera tale che non è un Big Brother. Okay? Salesforce ha fatto altri progetti, non è solo da un punto di vista tecnico che ha aiutato le altre aziende. Una delle cose che abbiamo fatto è stato quello di comprare del materiale medico da Alibaba in Cina, perché abbiamo una forte partnership, mandare centinaia di milioni di mascherine, guanti, gli occhiali medici, eccetera, eccetera, allo Stato di New York che era in crisi. In Italia Salesforce ha donato $250.000 alla Croce Rossa italiana
Abbiamo davvero donato servizi e ore di lavoro di implementazione a un numero di iniziative governative e statali, per esempio la gestione tamponi a livello della regione, la gestione dei voucher, dei coupon a livello diciamo più locale, la gestione delle code ai supermercati, eccetera, eccetera, tutta una serie di cose che abbiamo fatto in maniera gratuita. Siamo veramente orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto. Voglio concludere qui il mio intervento, spero di avervi dato un pochino qualche stimolo di riflessione, spero che un po' tutti voi vi sentiate un pochino più energizzati come trailblazer, abbiate la capacità, spero di avervi aperto un po' la mente, cercare di farvi ritornare al lavoro con nuove idee, un impegno, sappiate che il mondo conta su di voi, la vostra azienda conta su di voi, abbiamo tutti bisogno di tantissime idee, non è il momento di essere, diciamo, timidi con idee anche che possono sembrare un pochino fuori dalle righe. Rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di fare meglio per il mondo. Con questo vi ringrazio, voglio davvero ringraziare i ragazzi del Developer Group, sia Perro che Torre, sembrano due nomi fatti apposta. Hanno preparato davvero dei contenuti bellissimi per oggi. Vi auguro buon proseguimento della serata. Grazie Paolo per il tuo intervento. È davvero bello sentire quante e quali iniziative Salesforce ha già messo in atto in un momento così difficile. E poi è davvero emozionante per me parlare dopo Paolo Bergamo tra i big in Salesforce. Paolo, sai che appena sarà possibile, noi Nord-Est ti aspettiamo per parlare di Salesforce e berci uno spritz assieme ovviamente. Ma vado subito a presentarvi il prossimo ospite della serata. È per me un piacere introdurre Mark Orsborn, Senior Director Service Cloud Products, che ci parlerà di Service Voice. A te la linea, Mark. Now it's up to you. Good evening. It's an absolute pleasure to be here with you today. My name's Mark Orsborn. I'm a Senior Director within the Service Cloud Product Management team. And I'm here to give you an update on a new product launch that we're really excited about bringing to market in the summer release this year, called Service Cloud Voice. So first of all, I'm sure you've all seen this before, but I have to show it. I'm in product, and it's especially important today because we're talking about a product that's not actually GA just yet. So this is our forward-looking statement. Basically, this just means that whenever you're talking with customers, you should always make sure that they're purchasing things that are GA, because roadmaps can and do change. We have to show this because we're publicly listed on the New York Stock Exchange. But a huge thank you. You know, it's amazing that we have such communities like yours and developers like you out there building on top of the Salesforce platform. And really, it's your success that drives our success. I used to be a partner. I've coded in the past. And I just think this is a wonderful platform and community to be a part of. So really want to thank you for taking the time, especially time out of your day to learn about the products and the direction we're heading in. It's really fantastic. So a little bit about what we're talking about today then, Service Cloud Voice. So voice as a channel, I'm sure some of you are aware, has not gone away. You know, it's one of still the main channels that's available for customers to use. And many customers, especially elderly customers, still like to talk to people. You know, they want that human connection. But there are other channels out there as well. And we've seen the rise of digital. Obviously, I'm sure some of you have worked with bots to do case deflection. Maybe you're working with messaging tools. Despite all of that, though, as I said, voice is still huge. And customers expect it typically to be there because they're looking for immediate answers and they're looking to often find answers to tricky problems. A lot of the tools like bots, like self-service, are good to a point. But often, you know, if it's a complex challenge, if it's something that maybe they can't solve themselves, again, talking to people, talking to an agent, talking to a customer service representative is often a good way to solve their problem. So it's not going away. But what we found is that the telephony experience is often disconnected from the rest of the service experience. Problem with that is it creates friction, it creates challenges. Customers not only want the answers, but they want them quickly. They don't want to be transferred multiple times, and they don't want to repeat themselves.
especially if they've already tried the other channels, as I mentioned, to resolve their issue, like self-service maybe. So they may have some frustration by the time they pick up the phone. And unfortunately, technology limitations often result in that poor customer experience. With systems that don't speak to each other, agents are often stuck with these inefficient tools and technology. They're limited in their productivity when they have to toggle between multiple screens. We call it swivel chair syndrome. And it's not uncommon in contact centers that we deal with to find maybe 5, 10, 15 systems that agents are trying to use in real time while they're doing their job. Not only that, contact center supervisors are constantly monitoring what questions are coming in, really to try and understand if there are issues they need to alert their customer to, or if there's a new issue that they need to train their agents to handle. But they don't always have the right tools for clear visibility and reporting. Challenge then is, by not connecting all of these systems, it's really representing a major cost. And one of the studies that you see there on the screen by PwC estimates it at around $75 billion. So that's not an insignificant amount of money. So it's time to do more with telephony. The conversation between the customer and the agent can be more tightly connected with CRM. As I mentioned, with these siloed systems, often the IVR in the telephony sense is contextless. What do we mean by that? Well, Service Cloud has transformed the contact center with intelligent agent productivity tools. Until now, though, the phone was largely left out of the AI revolution that we've seen within the Service Cloud console. Some of those capabilities you may have seen, like case classification, next best actions, article recommendations, and other such things. But the actual conversation between the customer and the agent has been disconnected from that console because of those siloed systems that we've been talking about. So agents can only tap into the intelligent productivity tools as far as they could personally transcribe. So while they're listening to the call, what was going on in real time. So the problem became, as they're trying to listen with the headsets on and empathize with the customer, they're also trying to access all of these different systems, which obviously is hard work, and that's where mistakes can be made, and it's challenging both for the customer and the agent. So just as the phone has been disconnected from CRM, so too have contact center leaders been challenged to integrate data across a number of different channels to get the complete picture of the customer. Customers use these many different channels to communicate with companies, and companies also use many different systems for their contact centers, from telephony, as we mentioned, to IVR, to IT infrastructure. So data lives everywhere. It's in all these different siloed systems. And it's challenging to achieve goals like closing cases quickly while keeping your costs down and maintaining high customer satisfaction with that disconnected center. So it's important to get it right. So as I said, it's time to do more with telephony. It's time to bring telephony into the digital channel world of Salesforce. It's time to turn that voice channel into a digital data channel. So that's why we've built, and I'm excited to talk about Service Cloud Voice. So Service Cloud Voice, you may have seen, was announced at Dreamforce last year. And really this is where we're going to be taking intelligent telephony and integrating it natively inside the Salesforce console. So Service Cloud Voice brings the power of Einstein to the phone call to boost the agent productivity challenges we just talked about. So with those intelligent transcriptions, so by turning the voice conversation into data, we can use Service Cloud Einstein to analyze conversations and do some really cool things. So maybe serve up knowledge articles, maybe show the next best actions that we defined in Strategy Builder that we want the agents to take based on the conversation that's taking place. And all of this is really designed not only to boost customer satisfaction and reduce data entry and ultimately minimize call wrap-up time, but make that a far more personal experience for the customer as well, because the agent has more time to listen. This hasn't been done before. No one else yet has been able to bring together telephony, digital conversations, and CRM in real time for both the agent and the supervisor. What we've seen so far in the market, again, and I'll keep repeating this because it's just such an important point, is disconnected siloed systems, often, again, contextless. Again, what does that mean? We're seeing all sorts of tools pop up, like chat and all these voice technologies, where they don't understand who you are. They don't understand what
what you're about. They don't understand your profile. But if you can marry all this together with CRM data, well, then you can make it intelligent. So that's what we're bringing to market. Now, some of the other things to mention here are really around this omnichannel visibility. So the ability for the supervisor to not only see the messaging chats that are taking place, but with voice now being part of the solution, we'll see the voice conversations coming in within Omni too. That's really cool. You know, today we suffer from multiple widgets. What this does really is unify them, and we're going to show a demonstration of how all this looks in a moment just to bring this to life. But I want to be clear, there's been a lot in the press, there was a lot of the announcement, and the product we're bringing to GA in summer is powered by Amazon Connect. So there's a very, very strong partnership between Salesforce and Amazon. We're natively integrating Amazon Connect within Salesforce for launch at GA, but we know that there are other solutions out there. It's very common to find other telephony vendors, obviously like Genesys, Cisco, Avaya, and others. And not every customer will want to swap to use Amazon. So we also have a parallel strategy, which is something called bring your own telephony. So what that will allow partners to do will be to modify their APIs. We'll be creating some new APIs for them to allow them to connect their telephony service into Service Cloud Voice. Okay. Now, interestingly, that program will start around about summertime. We expect to pilot the Bring Your Own Telephony in our winter release, and currently under Safe Harbor, we expect to bring that GA next spring. Okay. So the ultimate point being, as the slide shows, we want you to have, and we want our customers to have choice with voice. It shouldn't be, we're not being prescriptive, we're being agnostic, but there will be a lot of benefits, as you can imagine, to having it fully integrated and out of the box with Amazon if customers choose to do that. So you're probably thinking, you know, what's different here between Service Cloud Voice and what we have today, OpenCTI. You know, OpenCTI is not going away, not at all. It'll still be there. But there are obviously very big differences, and this table just highlights a few of them. So with Service Cloud Voice, really what we're doing is providing the telephony controls out of the box. So the ability to manage the call, you know, accept, reject, transfer, hold, pause, all those capabilities will be in a common call control capability within Service Cloud Voice. That means that it creates a simpler experience for your agents wherever they are in the world, and ultimately helps with training and time to ramp. We're also bringing the best of Omni routing together, so allowing voice conversations, as I mentioned a moment ago, to be routed natively through Omni into screen pops through Omnichannel, which I think is pretty cool. Providing an omnichannel soft phone, so all of these capabilities will be out of the box directly through Salesforce. We'll be providing advanced real-time transcription, and at GA, that is with Amazon, using the transcribe technology from Amazon. Now, to be very clear, Amazon today support 3 languages in Europe. That's UK, French, and Spanish. We do expect them to be adding additional languages in the near future, and I would expect that to include Italian, although we're just waiting on the timeline for when that will be. We're also enhancing Omnichannel Supervisor to make it far easier to manage what's going on with voice. We've got the out-of-the-box integration with Service Einstein capabilities, so next best action, article recommendations, you'll see that in the demonstration. We've also got integration with a new core conversation object. So this is a new object model that's being created, which allows us to capture voice conversations and the transcripts against them, so that we actually capture the text of the conversation in a transcription object, and we can use that as part of a conversation. So a voice call being an attribute of a conversation. That's only available with this add-on. The really cool thing here is we'll actually be reselling the Amazon Connect capability through Salesforce. So at GA in summer, customers will be able to buy an out-of-the-box contact, cloud-based contact telephony capability, all built through Salesforce. The only point to note there is all of the Amazon services will be bundled that are needed for cloud-based telephony. So things like transcribe, comprehend, kinesis, S3 for storage of the actual raw calls, and a few other
items like Lex for the voice bots. The one thing that isn't included in the cost, and pricing hasn't been announced yet, but one other item to mention will be the telephony costs. So the telephony costs will simply be passed through from Salesforce on a bill at the end of every month. But everything else is highly predictable and will be bundled together as part of the simple package that we're bringing to market. And of course, as you'd expect, there's a lot of momentum behind Service Cloud Voice. So a lot of our engineering, a lot of our work is now focused on really the development of Service Cloud Voice. Probably expect there to be less of very limited development around the OpenCTI capability. So what are some of the benefits of this before we get to the demo? Really for IT, this is about speed, agility, and being able to quickly deploy things like cloud telephony, especially in the world we're now living in, which has changed beyond recognition in the past few months. The ability to quickly spin up, remote contact centers, all in the cloud, is unprecedented. The ability to access wall-to-wall capabilities in one package, again, unprecedented. And the ability to integrate voice data, as a digital channel within Salesforce, and then do all the wonderful things we can do around that, again, unprecedented. So simplicity, speed, ease, but supreme power. When the add-on is provisioned, what happens here is we provision a customer a sub-account set of services on Amazon under the Salesforce master account. So they have full admin privileges to their Amazon Connect account, and they can do what they wish with it. So you have the full power of Amazon Connect and also the full power of the Salesforce platform here to start building solutions and not having to worry about how you actually manage the underlying technology and capabilities. So really the true value proposition of the cloud all in one box. For agents, really this is about unlocking on-call productivity benefits, as we've talked about a few times now. So the embedded soft phone controls are making it easy for agents to accept phone calls without leaving Omni. The real-time call transcription, which would probably sit in the background. You probably wouldn't have an agent seeing the transcription come through in real time. It sort of could be a bit distracting. But in the background, that will be working with Einstein. So agents can take advantage of things like the next best action and live knowledge lookups that we've talked about. And in future, one of the things we're working on is Einstein case wrap-up. So ultimately, as well as not only classifying the case inbound with Einstein case classification and the routing and triaging we do today, we're working on the AI to actually set the call disposition as well at the end, so we can get the metrics around what was the call really about and what were the close statuses and whatever else we want to set when we close the call. So some really strong benefits for the agent there. Agents are a big focus for us, having everything they need at the point at which they need it to make their jobs easier and to delight the customers is really paramount. So faster resolution is the name of the game there, and satisfaction. We've also got some great benefits for the supervisors and coaches. So the enhanced supervisor console, which will be in a future release, will enable visibility into those phone conversations, as I mentioned. We'll see that in the video demonstration in a second. So being able to view those multiple call transcriptions in real time, so not just listen in with headsets to the calls, but actually see the transcription like a chat. It's going to be really powerful for the supervisor. They'll be able to monitor multiple calls at once instead of just listening in on one. So no more looking over the shoulder of agents providing virtual support. You'll be able to provide virtual support and coaching for your workforce wherever they are. This ability will allow you to ultimately whisper things you might want the agent to do based on some sort of coaching you want to give them. So call coaching will be a really valuable capability here for the supervisors. And then not only that, the ability to deliver really advanced insights with new call center reporting and a dashboard that comes with the product. So we're using Einstein Analytics, and part of that is included to deliver the insights based on the call data. Why is that cool? Well, for the first time, because we have access to the IVR data and it's passing through from the call directly into Salesforce as part of the end-to-end experience, we can get all the metrics that we need in one place and use all of the Salesforce power of reporting and dashboarding and analytics to expose that. So I think some really interesting things there. So let's have a quick look at a video, and I'm going to walk you through it very quickly. So this is a video of Robert. Robert is dealing with NTO. They're a
company called Northern Trail Outfitters. He bought a telescope, but he's having trouble focusing it. So he's looking for help on their site. He also has access to a mobile app. So on mobile, he can start to go search, looking for answers to his questions. And within the actual app, you'll see there's a help icon. This is the channel menu that we launched in spring. The channel menu allows us to expose all the contact methods that we want to show to our customers in a simple way, so they're not buried on a contact page. Here you can see the channels, and one of them is phone. So Robert hits the phone option. That directly connects into the telephony platform. And then obviously, this is where we start connecting the telephony conversation now to CRM, to who is Robert. We're in the console now as Nupur. Nupur is one of our agents. Here's her dashboard that shows her what she's working on. And what you'll see in a moment is that Omnichannel will pop. There'll be a new call appear directly in Omnichannel for the first time. And as that call appears, Nupur is going to be able to answer that call in the same way she would a chat. Now, when she answers that call, we're back into, we're fully in the world here of Service Cloud. That will screen pop into whatever we choose. And in this case, it's actually shown as a console that we've created here. And on the left, we see some profile information for Robert. Robert, we've got a Customer 360 ID there, which is using Customer 360 technology from Salesforce to aggregate the ID across systems. We see a propensity to purchase, which Einstein Analytics is calculating based on his recent order history that's coming through from MuleSoft. And you see in the center of the screen the transcript. This is where we start to see the conversation taking place. So this is the real-time transcription of the voice call that Nupur and Robert are now having. Also at the top, you see the IVR data, and on the right, you see a set of knowledge articles. Now, what's going to happen here is the transcription is plugged in to Einstein, and it's suggesting, okay, Robert's struggling with focusing his telescope. This looks like the best article to help Robert. So Nupur can attach this article. She can send it out in real time to Robert's channel of choice, and the article Robert can review to see if that's going to help him. If he's got any questions, they can view the article together in real time. And this is obviously using the Salesforce knowledge base, so it's a single source of truth. Very, very powerful. Nupur can also review the article in case he's got questions, and we can see there what the article looks like. Next, Einstein has also detected that because he has a focusing issue, maybe he needs a tripod. A tripod might help him steady his telescope when he's doing his stargazing. So it's suggested, because we built a strategy, maybe send Robert an offer for a customizable and collapsible aluminium tripod. So she sends him the offer. He likes the idea of that. So Nupur accepts it. NBA pushes that offer out. Robert decides he wants to, go with it because it's his birthday soon, and the case call ends. So this is where Nupur, she'll be typing the internal comments in, but you see the subject, the category, the resolution with case closure are already set. You also see the call recording stored there. It's actually on Amazon S3, and we expose that so you can play the call back directly on the case. And the full transcription of that call was stored. Just to show you how the supervisor looks, the supervisor experience shows us, not only the emails and the chat, but we can see the voice calls now. So this was how the supervisor saw that call. You can see Nupur, you can see the voice call, and you can monitor it. And you see here, this is the experience the supervisor will have, where you can actually monitor the conversation and see the transcription directly, and then whisper call coaching advice in real time to Nupur while she's on that call. So very, very cool supervisor experience there. So that's a vision of the future, showing you how telephony becomes a digital channel. The digital channel drives automation and intelligence, and how you can then start to build out some really, really cool apps and solutions for your customers. So I hope that was useful. Thank you very much. Buonasera a tutti, sono Giuseppe del DUG di Milano e ringraziamo Mark per l'intervento, ma le novità non sono affatto finite qui. Siamo ormai abituati a sentir parlare ogni giorno di cloud computing e di software as a service, e chi ha avuto la possibilità di poter andare l'anno scorso al Dreamforce svoltosi a San Francisco ha avuto modo di poter visionare in anteprima una strabiliante new entry
nella piattaforma Customer 360 di Salesforce. Siamo dunque lieti di presentarvi Julián, che ci darà un assaggio di Evergreen e delle potenzialità di una piattaforma Function as a Service. Lasciamo dunque la parola a Julián. Hello, my name is Julián Duque. I'm a lead developer advocate at Salesforce and I work with the Heroku team. Today we are going to be speaking about Evergreen, the serverless functions and compute runtime for the C360 platform. Sadly, I'm not able to be with you as it was planned to visit the Milan developer user group, but now we are able to do this meetup online thanks to the technology of video. So come with me, let's learn a little bit more about Salesforce Evergreen and what Salesforce has been creating for you. First, some forward-looking statement. Please, this is an unreleased technology. This is not general available yet, so please don't do any investments on products that hasn't been released. So why Evergreen? First, customers' expectations are rising. An engaging experience feels personal, responsive, and intelligent. Our customers are wanting to use applications that are more engaging, that are a little bit more customized and are going to be solving their issues. And also, app development is evolving. The way we create applications today has been changing among the times. So with Salesforce, we can build applications by using low-code platforms, and also we are going to be seeing how can we write functions and reuse those functions on different environments. We are going to see also different trends in automation, like infrastructure and platform as a service, and how other different technologies are being used, like containerization, Kubernetes, Docker, process automation, etc. So both customer expectations and the development tools are evolving and are changing in these times. So what is the Evergreen vision and why Evergreen exists in this panorama? So pretty much Evergreen empower developers to build more with the Salesforce 360 platform through a new elastic runtime for Node.js, Java, and Apex. Pretty much you will be able to use open source technologies like Node.js and Java to extend your Salesforce applications. Also, keep using Apex to write asynchronous functions that can be reused on other different parts of your applications. With these compute and data services that are going to be event-driven, fully managed, and tightly integrated. What this means? Pretty much if you are going to be needing more increase in load, let's say more users are using your application right now, our platform is going to be able to scale automatically. Also, it's going to be reacting to different events that are going to be receiving from the Salesforce platform. And it's going to be tightly integrated. Authentication and configuration, it's going to be transparent for you. As a conclusion, you can use the language and technologies of your choice. It's going to be tightly coupled with your Salesforce and data services, will operate within the Salesforce trust boundary, and it will have packaging support. Functions are going to be considered native. You will be able to write functions and distribute them. We are building Evergreen using open standards. Even though this is technology we use, you don't need to know about it. You don't need to worry about it or use it in your solutions. We are building Evergreen by using Knative and Kubernetes on the backend, and we are all using other different open source technologies to come up with the best runtime for you. Evergreen is made to extend the customer 360 platform. So initially, we launched a limited developer preview with certain companies that are going to be testing Evergreen and giving us the feedback to improve this platform. So it's going to be available for you to start using it sooner in the future.
you will also have access to manage data stores. The same services we are offering right now from Heroku, like PostgreSQL as a service, Apache Kafka, and Redis, are also going to be available on the Evergreen platform. And in the future, you will be able to write microservices like fully contained web applications that can run in the same platform. And this will be integrated with the different products and clouds from the Customer 360. Let's take a look a little bit about the architecture of Evergreen. In the middle, we have this serverless container runtime, when we are going to be able to write functions using either Node.js, Java, or Apex. These applications are going to be running within the Customer 360 context. They're going to be connected to one or multiple Salesforce organizations, and they're going to have access to the different managed data stores, like PostgreSQL, Redis, and Apache Kafka. How can I invoke these functions? These functions can be invoked from different invocation methods. For example, CDC events. When something changes in your Salesforce organization, you can trigger a function. You can use platform events. You can trigger a function from a Lightning Web Component. Let's say you are clicking on a form, click on a button, and it will trigger a function. You can trigger these functions also from the Flow Builder using low-code tools. And you can trigger a function from an Apex class. Optionally, these functions can also be triggered by external HTTP calls or HTTP requests. Let's take a look how can you write a function using these programming languages. Here we have an example of a Node.js function doing certain work. So let's take a look at the code. We are defining a function that receives three parameters: the payload, which is going to contain the data that comes from the event, the context that's going to contain the authenticated context within the Salesforce organization, and the logger object that it's going to be useful for us to have login operations within our function. We received a request on this function or an event, and we are creating a unit of work. And we receive a request or an event, and we are creating a unit of work. Using the unit of work pattern allows the function code to control the data store choice and database transaction management. We are iterating over different type of orders we received. We are creating new Salesforce objects using the Salesforce SDK that comes integrated with Evergreen, and then we are registering this unit of works. We are storing our changes back into the organization. We can see that we are also able to use external packages, for example, those that are available on the NPM registry or Maven ecosystem if you are working with Node.js or Java, and create more than that. For example, here we are creating a PDF document using PDFKit, a dependency that it's available on the NPM registry for Node.js and JavaScript, and we are interacting with Salesforce data to create a custom PDF. How powerful is that? The context parameter also allows us to have a secure pre-authenticated access by the function code to the Salesforce org data using SQL. The permissions are determined by an associated permission set. So the context here pretty much is already authenticated and has all of the Salesforce organization information, user information, and the rest of the context. You can also call these functions from Apex. You have the two different ways, using Apex synchronous or asynchronous. If you are using synchronous, it is the code that is on the background of the slide. Pretty much I'm creating a request map, and I'm passing that request map into the invoke of the function. I'm receiving the result, and that's a synchronous call. The code that I have on the front, it's an asynchronous execution. I'm getting the function using the function.get method. I'm creating that request map with the input parameters I'm going to be sending to the function. And then I'm going to be invoking the function with a new generic response handler. That generic response handler
It's a class that implements that interface that let us handle the code once it's being retrieved by the function execution. And also, you can do any direct invocation from low-code tools. You can use the flow builder to execute that function. Here we have a slightly complex flow, and at the end, when we are ready to create a PDF, we are triggering that action and executing the function that creates the PDF for us. Let's take a look at some use cases for Evergreen functions. So Evergreen functions solve numerous use cases. You can build Evergreen functions either on the business logic of your application, or you can build it on the consumer side of your application. If it is business logic, you can do, for example, database operations. Let's say you want to do like some heavy financial calculations or doing some work order generation in batches. You can connect your functions to the managed data stores like PostgreSQL, Redis, and Apache Kafka to do these operations. You can also use it as an elastic event-driven computing. As I mentioned before, since this is an elastic runtime and it's going to be scaling depending on the amount of traffic you have, you can do things like image file processing to avoid like hitting those governor limits in your Salesforce organization. You can do all of heavy computing things on the Evergreen side. And also to improve the consumer experience, you can create reusable backend logic to do, let's say, data validation and data cleansing, or why not to build your web APIs over your data. Remember that I mentioned that in the future, Evergreen is going to have like a web services platform. You will be able to buy it to build and deploy self-contained web applications on the Evergreen platform that are going to be highly and tightly integrated with your Salesforce organization. Now, let's take a look at a demo. For our demo, we are going to be taking a look at 3 different scenarios. Those scenarios are event-driven invocation. How can we trigger a function from an event? In this case, it's going to be a CDC or change data capture event. Second, how can we trigger a function using low-code integration? We are going to be taking a look how a function is going to be reacting to a trigger on a low-code form, and the high-scale use case. On this case, what we are going to do is simulate that 600 people are going to be doing some requests on our application. So let's take a look at the demo. So let's take a look at the first use case of the demo. In this case, we're using CDC or change data capture events to trigger a function after a field on our contact information has been changed. For this use case, we are using an application to book tickets online. It allows us to assign a ticket to a contact, and we will get a notification with the ticket information. And also, if we change our information, let's say our mobile phone number, we also get a notification. So let's see how this demo works. We have a user. Let's update the user right now. Let's add a new mobile phone number. When we add a new mobile phone number, this will trigger a CDC event, and you can see that we are going to get a notification as an SMS. This is being done through a function trigger on Evergreen. Now let's take a look at the source code of this function. This is the function that is receiving the CDC event. Execute contact update is a function that we are exporting using Node.js, and it's receiving that platform event that contains all of the payload information. With that platform event, what we are doing is first to check if the mobile phone number has been updated. Second, we are extracting that phone number, and then we are creating a new SMS. At the end, what we are going to do is to send that SMS using a function. If you see here, we are using dependencies that are part of the NPM registry.
And the other functions are just helpers that allow us to extract the information we need from the platform event. So here you can use basic JavaScript or Java if you are writing your function in Java to do the logic that you want to do. And at the end, the send SMS function is using a third-party service called Till. And I'm doing a HTTP request using the module actions to send that SMS and getting the response back. That's pretty much how can we trigger a function from a CDC event. Let's take a look at the other use case. In this use case, we have a list of seats. Those seats are the ones we want to select and assign to a contact. Let's do something. We are going to be assigning a seat to one user, and after that seat has been assigned, we are going to send the ticket on a SMS. So let's see how this demo works. So I'm going to select one of the contacts, one of the seats. I'm going to be selecting one of the contacts to assign it to that seat. When I save this, a new event is going to be triggered. And this trigger has been configured using low code, using the process builder. Now you see that you get the SMS with the ticket. You can open the ticket, and that ticket is going to be a PDF. The PDF was generated by the function. So as you can see, you can delegate a bunch of different functionality to the Salesforce Evergreen function. The source code for this specific function is going to be very similar to the other one. We are having here this execute SMS ticket function that receives that payload. We are getting the number and the name of the event. We are getting the ticket URL, all of the different logic to create the ticket here, and then we are sending the SMS to the user. And here we are still using all of the different modules that we can use on the NPM registry. Here on the last use case, we have our consumer application. This consumer application is deployed on Heroku, but in the future it can be deployed as a microservice on Salesforce Evergreen. This application was built using React, but you can use the technology of your choice. You can use Lightning Web Components open source. You can use React, Angular, any modern front-end development framework to consume the APIs you're going to be exposing. On this use case, what we are trying to simulate is what happens if a bunch of users are trying to get a ticket at the same moment. So we have a layout of that theater, and what you are going to see is a bunch of different requests that are coming into this application, and these areas are going to start like filling up depending on the seat assignment. So for this demo, we have a script that we pretty much execute using SFDX to do a bulk import of a bunch of different contacts, and then what we are doing with the script is doing random assignment from the contacts and the seats. And every time a seat is assigned to a contact, you saw that there is an SMS that is coming. We also have another function that instead of sending an SMS, it's sending a notification to our consumer application to make sure that that seat was booked. So let's see how this works. So we are going to be executing that import ticket sales script. This is going to create around 600 contacts in our application, and every seat assignment is going to be one event. So our function is going to be able to execute 600 events at the same time, and is going to scale automatically. If you pay attention to the sign here, you're going to see that that number is increasing, and every tick or every increase is an event that the application is processing. And this is being scaled automatically because we are using an elastic runtime here. And that's pretty much all of the different three use cases. Let's remind what we have here. Let's take a look at the code of the update seating function. It's pretty much similar to the other ones. We have a update seating diagram function that receives the platform event. We are getting the seat ID from that platform event,
and we are creating a new payload. This new payload is the one that we are going to be sending to the application that is deployed on Heroku, or the application that you are going to deploy in the future on the Salesforce Evergreen platform. And at the end, it's doing a HTTP post to that application to notify what seat got assigned. So let's do a review of the 3 different demos we saw. The event-driven invocation, we update the contact phone number, then we create a change data capture event, and we invoke the function to send the SMS. For the second use case, the low-code integration, we assign a contact to a seat custom object, then we execute the process builder, and the function is going to be invoked to send the ticket PDF as SMS. And the highest scale demo, we are doing a bulk import seat assignments. In the same process builder, we are executing 2 different functions, the invoke SMS to send the tickets, and also invoke the function to update the theater seating app. And this is pretty much it. Thank you very much for attending this Salesforce Evergreen session, and I hope you had a blast there in the Milan Developer User Group. Let's hope I will be able to visit you sometime soon, and please, if you have any questions, let me know. Thank you, and until the next time. Thank you Julián. Grazie Julián, davvero interessante. Evergreen è sicuramente un prodotto estremamente valido e come vedete io adesso ho cambiato un attimo location. Mi ha raggiunto la mascotte del DUG di Treviso, Pedro Commerce Cloud, e insieme a Pedro vado a presentare il prossimo ospite di questa serata, Itzik Koren, Senior Director Product Management, che ci parlerà di blockchain for enterprises. A te la linea, Itzik. Now it's up to you. Hi everyone, thank you for joining us today, especially in these challenging times. I hope that you and your family are well and safe. And like all of us, I really hope that everything will be behind us very soon and we could all get back to our normal life. My name is Itzik Koren. I'm product manager for blockchain here at Salesforce. I've been with Salesforce for quite a lot. And before blockchain, I was responsible for building many of the authentication and identity services that we run on the platform today. Before we move on, this is our forward-looking statement. Just to remind you that if you plan to make any purchase decisions, please base them only on what is available today. I also want to call out that Salesforce blockchain is still not a general available product. So today I'm going to talk about blockchain. We'll see what's unique about blockchain for enterprises and businesses. I'll also talk about what's Salesforce's unique approach for blockchain and how blockchain is seamlessly integrated into the C360 platform. There's been a lot of hype and discussion around blockchain in the last few years. Many organizations and startup companies have been looking into this technology, exploring it, and really try to come up with an innovative solution to different business problems. And what we're starting to see these days is that more and more companies really starting to move from the hype and proof of concept phases into real value creation. So what is blockchain? As you know, today we are connected than ever before. That means that we produce much more connections and interactions, not only with our customers and clients, but also with our business partners. The problem is that most of the data is still siloed. Most of the data still reside within organizations. And the reason is simply because it leads to inefficiency in the way that we access and share data with our partners. It's very hard to keep the data consistent. It's very hard to track and audit the data as it moves between the different parties. So blockchain and shared ledger are new technologies that enable new way of handling data. They enable a new trusted ecosystem or new architecture where you can more safely, more transparently share data and collaborate with your partners.
We like to think about blockchain as a new kind of database that is distributed, verified, and tamper-proof. It's distributed because every partner on the network gets its own copy of the data. It also means that every time a partner adds data to the network, this data automatically in real time becomes available to all the other partners in the network. It's verified because every time a data gets added to the network, it first needs to be verified by all the partners on the network. And lastly, it's tamper-proof or immutable because every data or transaction that is added to the network is added as a new block. This block also includes the hash of the previous block. So now if someone attempts to manipulate or tamper the data in one of the blocks, that immediately invalidates all the other blocks in the chain. We see blockchain in almost every industry, from healthcare to education, from supply chain to finance. What is really common about all these use cases is that are all focused on verifying and tracking different types of assets, and also adding or improving business processes, adding efficiency to these business processes. Now, these assets could be physical assets like coffee beans or jewelry, but they can also be digital assets like student credentials. One of our design partners in Italy is Lamborghini. They use blockchain to track the authenticity of second-hand auto parts. They run this Polo Storico program where they invite second-hand owners to send their car back to the factory and go through verification process. When the car gets to the factory, a technician team scan the entire car, they go over all the parts of the car, they verify them, and then they issue certificate for each part in the car. Now, this enables owners to have a new way to guarantee and prove the authenticity of these second-hand cars. Owners can also very easily now share this information with third parties, for example, with potential buyers in the future. Using blockchain, they can also track the history of the car. And especially in the case of Lamborghini, sometimes this can add lots of value to the car. For example, if you are able to prove that the previous owner of the car was a famous celebrity. Now, for Lamborghini, blockchain introduced a new way of partnership and also allowed them to extend their network of trust. Blockchain also enabled Lamborghini to create a C360 view of their customers, right? The second-hand owner across all these channels. And lastly, the partners in this ecosystem are Lamborghini partners like dealerships, auto repair, auction houses, and more. For them, blockchain provides a new way of engagement with the customers and with Lamborghini, a new way that is more trusted and more efficient. So now that we understand what blockchain is, you might ask yourself, how do I know if blockchain can add real value to my business? Or how do I know if blockchain is a good fit for problems I'm trying to solve for my business? So the first thing to remember is that blockchain is all about networks. That also means that if you're looking to use blockchain to solve problems only inside your organization, you might have better options, right? You might maybe use a centralized database. So what we usually advise customers is start with identifying who are your business partners and how you collaborate and share data with them. Then really look into these processes and try to identify what is broken or where you can add more efficiency to these processes. You know, we talk to many customers that are looking to integrate with the blockchain. And one of the first questions we ask them is identify your business partners and how you collaborate with them. And I'm always surprised to find out in how many cases so many organizations are still using spreadsheets and emails and phone calls and faxes to share data and to collaborate with their partners.
It's also a shame to find out how much time, energy, effort these organizations spend on sending this information back and forth, making sure it arrives, correcting errors, and just being on top of all these coordination and follow-ups. Blockchain is a distributed system, but it doesn't necessarily mean that everyone can join the network. In fact, especially for enterprises and businesses, you want to control who can join the network and what they can do on this network. What we usually see is that customers that looking to integrate with blockchain, they're looking to use a private blockchain. It's also called permission blockchain. And the way that it can be achieved is by using the access control functionality. The access control functionality allows the founder of the network to determine who are the participants on the network, how they can authenticate, log in, and access the network, what type of data they can produce or read on the network, and then what type of action they are allowed to perform on the network. As I mentioned before, blockchain can be used to bring efficiency in almost every industry, and it really can open up lots of new business opportunities. However, what we have seen is that organizations that were able to move from the hype and proof of concept into value creation are those organizations that manage to identify how to integrate blockchain into their existing business processes. Now, this doesn't mean that you cannot use blockchain to create new business models. It simply might take longer time. So you need to take this into consideration if you're looking to make any investment in this area. One of the main barriers for blockchain in organization is lack of skills. Not too many organizations and businesses today have the skill set or the people with the right background and skills. And as you can see, there are many things that are involved in creating and deploying a blockchain solution. And this is exactly what's unique about Salesforce blockchain. Salesforce blockchain is the only declarative blockchain platform that exists today. It allows you to create and deploy a blockchain solution with few clicks within few minutes. We took care of all the heavy lifting of setting up the network, configuring all the network resources and configuration, and really make it very simple for you to focus on building a business application and not needing to deal with the underlying infrastructure. Salesforce blockchain is also seamlessly integrated into the C360 platform. And that means that customers can use all the services and tools that they are familiar with, for example, Lightning or platform events, to build this business application. And again, without the need to deal with all the underlying infrastructure. With Salesforce blockchain, it's very easy to engage partners. If your partners also use Salesforce, they can simply log into their org and connect to you via their org to the network. You can also deploy a Salesforce community or portal and allow your partners to log in and interact with you on the network. And lastly, if your customers or partners don't have access to Salesforce, we also provide a RESTful blockchain API that can be integrated into any website or service. So your partners can integrate this into their business processes and again, read or write data from the network. And now let's take a look and see the Salesforce blockchain in action. In this case, we're going to see how Salesforce blockchain can be used to track the provenance of luxury handbags. In this demo, we'll show how each participant in the blockchain ecosystem is able to validate authenticity of a luxury good item and track the provenance, ownership, and condition of the luxury item across time. If they can do this, they will not only have created an ecosystem where any participant can prove the authenticity of a given handbag,
but also created a new direct connection between the manufacturer and all of the secondhand retailers and consumers, a relationship that did not exist before. To provide guaranteed, authentic secondhand market goods, the manufacturer, Royal Luxury Handbags, has set up a Salesforce blockchain solution they call Royal Chain. There are 3 participants in this example network who participate in Royal Blockchain's ecosystem. Royal Luxury Handbags, who's the manufacturer and the founder of Royal Chain, Luxury Store LA, who's the retailer, and a customer named Anne. Royal Luxury Handbags has certified and tagged a number of luxury handbags. They are the ultimate authority on authenticity. They've also onboarded a number of well-known retailers to sell these handbags. So this demo shows you Royal Luxury Handbags scanning the handbags into the blockchain and selling some of them to Luxury Store LA. Then Luxury Store LA reviews the authenticity of the new handbags it's bought. Luxury Store LA then sells a new handbag to a customer and transfers ownership of the bag to her. Then the customer, Anne, can independently validate and prove that the handbag she's bought is authentic. John is a sales rep at Royal Luxury Handbags. He sells bags that have been certified as authentic on Royal Chain. This Royal Chain blockchain network is used to track the origin and authenticity of all handbags sold by Royal Luxury Handbags. This Royal Chain app captures the narrative of each handbag and includes information like make, model, condition, owner, etc. Note that the bag records you are looking at are stored in a blockchain object that is represented like any other standard or custom object in Salesforce. This new type of blockchain object is called a distributed object. Instead of a traditional DB, the handbag info is stored in a distributed storage that is shared with other partners in the network in a transparent and trusted way. Any change to the handbag record is first validated and then stored as a new transaction in the blockchain that is automatically copied and spread across a network of computers. Let's update the handbag ownership to Luxury Store LA and see how this change looks like on the blockchain. If I save the change and refresh the page, you can see a new transaction was added to the chain and it specifies the new owner. If I click on the transaction, I can see the details in Blockchain Explorer. Now, any partner in the network will be able to see the updated information in real time. Jake works at Luxury Store LA and has received the handbags from John at Royal Luxury Handbags. Luxury Store LA can see all changes on the blockchain real time. Anne, a customer who is wild about luxury handbags, walks into Luxury Store LA and is interested in one of the handbags. She decides to buy one of the Royal Luxury handbags. Jake sells the handbag and offers to change the official owner of the handbag to Anne's name. She accepts. Jake verifies that the transfer of ownership has taken place. This is also visible in the timeline component for Luxury Store LA. Anne wants to be completely sure that the online certification that she just received is really tied to the physical handbag she purchased. She takes out her cell phone, opens the Royal Luxury app, and scans the handbag using the QR code that's associated with the handbag. The QR code is uniquely linked to the physical identity, in other words, the serial number of the handbag. Anne is able to display all of the live information about her handbag stored on Royal's blockchain, proving its authenticity and that she's now the official owner on record. Meanwhile, back at Royal Luxury Handbags, the manufacturer, a new account is automatically created for Anne, the end customer. Using platform events, Royal set up a self-executed business logic that automatically creates an account when a new handbag ownership record is created. Because Salesforce Blockchain is integrated with the Customer 360 platform, it works seamlessly with all Salesforce components, leveraging Lightning, AI, marketing, mobile, community, and more. Some attributes can be stored and shared on the network, for example, owner and condition,
And some data can be stored on the CRM, for example, confidential business information like opportunities, etc. Let's pause for a second. What Royal Luxury Handbags has accomplished is to see the entire ownership line of each of their tagged bags. Before, Royal Luxury only had information about the retailers to which it sold. Now, they can have a relationship with individuals that not only bought the handbag new, but also who bought it as a second-hand purchase, thus unveiling a new potential customer. What else might they be interested in buying? What services could Royal Luxury Bags offer to this newly discovered customer segment? To wrap it up, because of the Salesforce blockchain, Royal Luxury Handbags now has a way to connect with Anne, the end customer, and to all future owners of the handbag, introducing new streams of revenue. This new type of relationship fans out into the growing secondary market. Anne, who is an end customer, can buy a second-hand bag with the peace of mind that this is an original, and she now has a tool to authenticate the bag herself. She can not only see, but prove the precious owners of the bag, some of whom may actually increase the value of the bag. Anne can now use her phone and show her friends that she's the new owner of this amazing handbag. So this was an example of how all the power of the C360 comes together, not only with blockchain, but also with community, identity, mobile, and more. I really hope that you enjoyed this session. If you want to learn more, you can go to the Trailblazer community and search for blockchain. If you want to explore blockchain, if you want to join the pilot program, please reach out to your account team. Thank you again for joining the session. And again, please stay safe and be well. Thank you very much. Bye bye. Grazie a Mr. Koren per l'ottimo intervento. Prima di introdurre i nostri nuovi ospiti, vi devo annunciare che è arrivato il momento del Kahoot, il nostro quiz fatto apposta per voi. Tutto quello che dovrete fare è accedere al sito kahoot.it, kahoot.it, inserire il codice che vi forniremo noi in sovraimpressione, registrarvi con un nickname identificabile, nome e cognome oppure l'email che avete utilizzato per registrarvi a questo evento e rispondere a delle domande. In palio ricchi premi che verranno mostrati alla fine del prossimo intervento. A proposito di questo, passiamo alla prossima presentazione. Come sappiamo, Salesforce è un'azienda che basa sulla sua cultura aziendale l'innovazione quale leva fondamentale per garantire tutti gli interessi dei suoi stakeholder, incluso e soprattutto l'ambiente. È per questo che Salesforce ha lanciato Sustainaibility Cloud, per permettere alle aziende di tracciare la loro impronta ambientale e poter intervenire in tal senso per essere effettivamente eco-friendly e di impatto zero. Diamo il benvenuto a Davide Buongiorno e Alessandro Nannini dell'Università della Sapienza di Roma, che ci parleranno di questo e di molto altro. Buonasera, noi siamo Davide e Alessandro, grandi magistrali in management delle imprese presso la Facoltà di Economia alla Sapienza di Roma. Oggi siamo qui perché vogliamo dare il nostro contributo a quella che è una tematica che a noi sta davvero a cuore e che secondo noi non può più passare ben inosservata, ovvero la sostenibilità. Noi sappiamo dove è stato il nostro pianeta, verso quale direzione sta andando e siamo anche a conoscenza di che cosa serve ad oggi alle nostre società e alle nostre economie per svilupparsi in maniera sostenibile e responsabile. Siamo anche a conoscenza del fatto che la sfida del nostro tempo è una sfida di carattere ambientale e questa ha anche un nome, ovvero il cambiamento climatico. Fu molto tempo fa la prima volta che io sentii parlare di cambiamento climatico. Ero abbastanza piccolo e mi chiedevo come potessero gli adulti con il loro stile di vita, con il loro modo di fare, causare ciò, quindi portare a questo nonostante fossero a conoscenza delle conseguenze, nonostante sapessero che la salute delle nostre comunità, così come quella delle nostre economie, è fortemente legata a quella che è la salute del nostro pianeta. La domanda che avevo allora e che mi pongo tuttora è: ma perché, se noi sappiamo questo, sappiamo quali sono le conseguenze, non stiamo facendo tutto il possibile per risolvere quella che è il problema legato a questa tematica? Forse perché non vediamo quello che è il reale impatto sulla nostra vita quotidiana, sulla nostra routine, ma non è così. La domanda è: che mondo le imprese ci stanno lasciando? Magari si aspettano anche che noi staremo qui fermi a non far nulla, ma se oggi io e Alessandro
abbiamo deciso di essere qui è perché davvero vogliamo dare il nostro contributo affinché non si parli più di futuro sostenibile, ma si parli di realtà sostenibile. Ora però vogliamo anche dare un po' un overview di come si stanno muovendo le aziende in relazione a quelle che sono le issue legate al cambiamento climatico, e ci è sembrato interessante anche partire un po' dai numeri legati a questa tematica, e abbiamo notato che sono dei numeri abbastanza sbalorditivi, in quanto il cambiamento climatico rappresenta il rischio numero uno in termini di crescita e sviluppo, questo a detta di molti sì, non lo sto dicendo io, riguardo la crescita e lo sviluppo delle proprie imprese. Ben 30 trilioni di dollari oggi sono investiti a livello globale in sostenibilità, però abbiamo ancora il fatto che il 44% delle imprese non si sta muovendo in questa direzione. Quindi possiamo, da un lato diciamo che i numeri sono incoraggianti, ma dall'altro lato possiamo affermare con quasi assoluta certezza che c'è bisogno di nuove idee per convincere, per smuovere un po' le coscienze di quella fetta di imprese che non sta facendo abbastanza in questa direzione. La sfida della nostra generazione, quindi la challenge che ci siamo posti, Alessandro, è una sfida che consiste nell'accelerare la conoscenza di ciò che l'innovazione è in grado di fare per guidare il cambiamento in modo rapido ed efficace. Questi sono quindi dei numeri legati a questa tematica e, come vi ho appena detto, sono anche una sfida per le imprese, ma sempre più di frequente noi vediamo che le aziende sì, si stanno impegnando ad affrontare le sfide della comunità e dell'ambiente, ma allo stesso tempo non sono in grado di dimostrare e di comunicare quali sono i progressi delle proprie iniziative di sostenibilità, quindi le proprie iniziative green, perché un conto è dire farò questo e un conto è poi dimostrarlo. Le aziende sono chiamate quindi a muoversi anche a beneficio dei loro stakeholder, siano essi clienti, imprenditori, fornitori, non lo so, fermo restando però l'ambiente come il principale stakeholder. Sono i portatori di interesse che permettono la sopravvivenza dell'impresa, e quindi l'impresa è chiamata anche a dimostrare come sta agendo a favore degli stessi. Noi abbiamo anche pensato al fatto che per muoversi in questo senso l'impresa deve trarne anche naturalmente dei vantaggi, e comunque noi siamo anche studenti laureandi in economia e abbiamo un po' valutato quelli che potrebbero essere i vantaggi legati all'adottare e all'integrare nel proprio business queste tipologie di misure, come ad esempio l'acquisizione di competenze che vadano ad innalzare una barriera a limitazione verso quelle imprese invece che sono ancora, utilizzano ancora un approccio troppo tradizionale, quindi quelle imprese più convenzionali, e di conseguenza questo si traduce anche in vantaggio di mercato. E ci è sembrato interessante anche andare a vedere come si sta comportando, come si sta muovendo il mercato in questo senso, specialmente per quanto riguarda quei segmenti di consumatori più giovani, come ad esempio la generazione Z. Vediamo che il 58% della generazione Z si dichiara incline è disposta quindi a pagare di più per prodotti che provengono da aziende che adottano questa tipologia di misure. Il dato aumenta, se parliamo di millennials, al 61%. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che continuare a ignorare queste pratiche vuol dire anche perdere l'opportunità di far colpo su questi segmenti di mercato che sono abbastanza redditizi. Ad esempio quello della generazione Z, vediamo come vale ben 143 miliardi di dollari a livello globale di potere d'acquisto, e quindi noi ci siamo anche posti la domanda il quesito, quindi di andare a vedere come si stessero muovendo le principali protagoniste, ovvero le aziende in questo senso, e vediamo come le stesse sì, si sono dichiarate a consapevoli, quindi a conoscenza della maggiore sensibilizzazione da parte dei mercati verso questa tematica, ma allo stesso tempo non hanno né gli strumenti né le competenze adeguate per poter muoversi in questo senso. Ed è qui che, Alessandro, abbiamo deciso di farci parte attiva del problema, o meglio della soluzione. È qui che io e Alessandro abbiamo deciso di trovare uno strumento che aiutasse le imprese a far ciò, in quanto abbiamo deciso però non più di vestire i panni di due giovani ragazzi, ma i panni delle imprese, in quanto noi siamo fortemente convinti del fatto che vi sia un punto di contatto tra business e ambiente. Noi abbiamo deciso di agire adesso, prima che sia troppo tardi. Noi abbiamo deciso di non avere un domani il rimorso di non aver fatto abbastanza quando ancora eravamo in tempo per farlo, e quindi ci siamo messi alla ricerca di uno strumento che avesse i requisiti e le potenzialità per permetterci di raggiungere il nostro obiettivo, e ci siamo imbattuti in una piattaforma implementata da Salesforce che è Sustainaibility Cloud.
Questa è una piattaforma che si concretizza nell'aiutare le imprese ad affrontare le sfide del cambiamento climatico e quindi di conseguenza anche l'impatto che ha sulle stesse. In pratica consiste in una piattaforma in un'applicazione quindi che va a contabilizzare le emissioni di CO2 rilasciate nell'atmosfera da un'organizzazione o da una comunità. È una piattaforma attendibile che si basa su dati attendibili in quanto è data driven, è un supporto maggiore che si va a dare quindi ai team di sostenibilità delle aziende, in quanto le loro decisioni sono sempre più data driven, allo stesso tempo permettono di rispondere a quelli che sono i cambiamenti, a quelle che sono le sfide dell'ambiente e della comunità in maniera più rapida e tempestiva, con un risparmio notevole di tempo di circa il 70%. Però ora vediamo un attimino in che cosa consiste dal punto di vista tecnico tramite l'intervento di Alessandro. Grazie Davide. Prima di farvi vedere nella pratica in che cosa consiste la piattaforma che abbiamo selezionato, vorrei farvi capire, tramite un breve esempio, qual è la realtà che si trovano a vivere le aziende che utilizzano un approccio di tipo tradizionale alla sostenibilità. Come detto precedentemente, infatti, le aziende trovano difficoltà a tener traccia della loro impronta di carbonio, ma voi vi siete mai chiesti quanto possa essere difficile tener traccia dell'impronta di carbonio di una società? O di quanto possa essere dispendioso in termini di tempo, risorse ed energie? Immaginate per un istante quanto possa essere difficile per Giulia, di sostenibilità all'interno di un'impresa. Tuttavia, quando torna a casa la sera, esausta dopo una lunga giornata di lavoro, invece di sentirsi soddisfatta per l'importante lavoro che sta svolgendo, sente di non aver fatto abbastanza, o meglio, sente di non aver potuto fare abbastanza. E questo perché anche oggi, come spesso accade, invece di lavorare alle possibili strategie di sostenibilità che l'azienda potrebbe intraprendere, ha dovuto passare la maggior parte del suo tempo a cercare di rincorrere fornitori e colleghi alla ricerca di informazioni di cui aveva bisogno, e la restante parte del tempo invece l'ha passata a realizzare dei fogli di calcolo per andare ad analizzare questi dati. Inoltre la frustrazione aumenta all'idea di non essere riuscita a trovare tutte le informazioni necessarie per la riunione che si terrà la mattina seguente con gli amministratori esecutivi al fine di andare a ridurre le emissioni che l'azienda rilascia negli Stati Uniti. E questo significa che durante la riunione Giulia non sarà in grado di esporre una valida strategia per superare questo problema, andando così a rallentare il processo decisionale dell'impresa e ad ostacolare le possibili strategie di sostenibilità che l'azienda avrebbe potuto intraprendere in quella sede. Ecco, il problema sta proprio qui. Chi si occupa di sostenibilità all'interno delle imprese passa più tempo dietro a vecchi fogli di calcolo a cercare di reperire tutte le informazioni di cui ha bisogno, anziché ad occuparsi veramente di sostenibilità. E così la sostenibilità finisce per passare in secondo piano. Ma non è detto che le cose debbano andare per forza così. Immaginate cosa potrebbe accadere se l'azienda di Giulia decidesse di utilizzare un nuovo approccio che ci serve di una piattaforma interamente cloud per tenere traccia della sua impronta di carbonio. Ora Marco, ovvero il capo di Giulia, nonché il responsabile della sostenibilità, si assicura che tutte le informazioni vengano inserite all'interno di un processo che permette di ottenere dei dati strutturati immediatamente pronti all'uso. In particolare, il processo che Marco sovrintende si compone di diverse fasi e ogni asset relativo all'impresa deve transitare per ognuna di esse. Inizialmente l'asset viene sottoposto all'attenzione di Marco, che decide se includerlo o meno nel calcolo dell'impronta di carbonio. In caso affermativo, Giulia si occupa di inserire tutti i dati relativi a questo asset. E questa attività può essere anche svolta in maniera automatica, ad esempio mese per mese ogni volta che arrivano le bollette energetiche. E nel caso in cui ci fosse qualche errore o qualche mancanza di dati, Giulia può intervenire manualmente per inserirle. E può aggiungere anche delle informazioni relative all'energia rinnovabile utilizzata dall'asset. A questo punto del processo si rende necessaria un'attività di controllo, prima svolta da un soggetto interno e poi da un soggetto esterno all'impresa, per verificare che tutte le informazioni inserite sino a questo momento siano corrette. Dopodiché il dato sull'impronta di carbonio dell'asset è completo e pronto per essere analizzato semplicemente entrando all'interno della piattaforma. Per entrare all'interno della piattaforma c'è bisogno, oltre che di un account Salesforce, anche di alcuni permessi speciali rilasciati da Marco. Quindi è Marco a decidere chi accessa alla piattaforma e può anche creare quanti più profili desidera al fine di ritagliare su misura le funzionalità in base ai compiti che ognuno deve svolgere. Ad esempio, a Giulia, che si occupa di sostenibilità, dà la possibilità di mettere i dati e visualizzare le dashboard.
mentre a Paolo, che invece è il ragazzo che si occupa di effettuare il controllo interno, dà la possibilità di accedere alla piattaforma per ispezionare i vari asset che deve controllare. Ma adesso andiamo a vedere nella pratica di cosa si tratta. Ora Giulia ha la possibilità di accedere alla piattaforma di Salesforce, in particolare all'area dedicata a Sustainability Cloud. Da qui può iniziare a lavorare in una maniera completamente nuova. Tuttavia, oltre ad essere entusiasta per questo, è anche un po' agitata. Infatti questa mattina ha ricevuto un messaggio da parte di Marco, il suo capo, che le ricordava di completare il suo task per la riunione che si terrà la mattina seguente. In particolare l'azienda si sta preparando a lanciare il suo nuovo prodotto di punta negli Stati Uniti. E gli analisti di settore hanno consigliato proprio di far leva sulla componente green della società per promuovere questo prodotto. Ed è per questo motivo che ora Giulia si ritrova a dover calcolare le emissioni che l'azienda rilascia negli Stati Uniti e a valutare delle strategie per abbatterle. Dato che non ha più molto tempo a disposizione, decide subito di mettersi al lavoro e va a ispezionare i vari asset che compongono l'impronta di carbonio della società. E per fare questo ha scelto di personalizzare questa schermata in modo tale che tutte le informazioni relative alle emissioni vengano profilate a seconda delle varie fonti che le generano. Inoltre Giulia ha deciso di impostare la Kanban View, ossia questo tipo di visualizzazione, in modo tale da verificare ogni asset a che fase è all'interno del processo. Infatti ognuna di queste cartelle rappresenta uno specifico asset. Qui in alto invece sono elencate in successione le varie fasi del processo. Così facendo, Giulia si accorge che gli asset che compongono l'impronta di carbonio della società sono diversi edifici commerciali, 2 data center, alcuni viaggi come ad esempio viaggi via aereo, via terra, soggiorni in hotel e noleggio di auto, ed infine alcuni veicoli come ad esempio i jet privati e le navette aziendali. Così si accorge che la maggior parte degli asset che producono emissioni sono proprio gli edifici commerciali. E questo la porta a pensare che magari il problema riguardante le emissioni possa riguardare proprio uno di essi. Ma dal momento che sono molti e per controllarli uno per uno impiegherebbe troppo tempo, Giulia decide di andare nella schermata Home, che ha creato appositamente per mettere in evidenza una dashboard che le consente di avere una visione d'insieme, ma anche di cogliere delle intuizioni dai dati che ha raccolto. Infatti, grazie a questa dashboard, Giulia può consultare alcuni indicatori chiave in termini di sostenibilità, come ad esempio le emissioni di carbonio, l'energia rinnovabile e i consumi energetici. Dato che le interessano le emissioni di carbonio, decide di cliccare su questo indicatore in modo tale da visualizzare come le informazioni vengano profilate non solo a seconda dei vari paesi in cui opera l'attività, ma anche dalle varie città coinvolte. Inoltre può indagare riguardo alle fonti di queste emissioni. E così nota che negli Stati Uniti effettivamente le emissioni sono troppo elevate. Quindi decide di cliccare su questo asset, su questo grafico, in modo tale che tutti gli altri grafici si aggiornino mostrando esclusivamente i dati relativi a questo specifico paese. E da qui nota che Tacoma presenta un valore anomalo rispetto alle altre città. Quindi per far luce su questo aspetto e capire ciò a cosa è dovuto, decide di cliccare su Tacoma. Così scopre che il problema non sono gli edifici commerciali, come invece inizialmente aveva ipotizzato, ma bensì i data center, e in particolare questo specifico data center, dato che è responsabile di tutte le emissioni provenienti da Tacoma. Incuriosita, decide di andare nella schermata Record e cliccare su Open Record, così da accedere ad una schermata contenente tutte le informazioni relative a questo asset. E da qui, tra vari dettagli, si accorge che questo asset è ancora nella fase del controllo interno. Quindi, prima di saltare a conclusioni affrettate, Giulia decide di contattare Paolo, il ragazzo che si occupa di effettuare il controllo interno, così da verificare che tutte le informazioni inserite siano corrette. Una volta ricevuto il messaggio di Giulia, Paolo accede alla piattaforma e in particolare a questa stessa schermata, e da qui inizia la sua attività di investigazione. Inizia quindi a ispezionare i vari dettagli, come ad esempio le emissioni, l'utilizzo di energia e anche l'energia rinnovabile utilizzata, e consulta inoltre un report indicante mese per mese quelli che sono stati i consumi elettrici di questo specifico data center. Dopo un'attenta analisi, Paolo giunge alla conclusione che tutti i dati inseriti sono corretti e quindi decide di promuovere l'asset alla fase successiva direttamente da questa schermata. Dopodiché avvisa Giulia riguardo all'esito del suo controllo. Ora Giulia non ha più alcun dubbio.
sa che le emissioni degli Stati Uniti sono troppo elevate e che se vuole iniziare ad abbatterle deve lavorare proprio da questo specifico data center. Quindi decide di tornare nella schermata Home per consultare nuovamente la dashboard, ma questa volta interrogando un altro indicatore, che è quello relativo all'energia rinnovabile, per vedere come il data center in questione si comporta sotto questo punto di vista. Dato che ora sa che si trova, è l'unico asset presente a Tacoma, decide di cliccare direttamente su Tacoma, così da individuarlo più velocemente. Dopodiché indaga riguardo all'energia rinnovabile utilizzata da questo asset e si accorge che questo data center utilizza energia rinnovabile solamente al 19% rispetto ai suoi consumi totali. Da qui l'intuizione. Se si riesce ad aumentare la percentuale di energia rinnovabile utilizzata da questo specifico data center, si riuscirà anche ad abbattere in maniera efficace e consistente le emissioni negli Stati Uniti. Ora Giulia finalmente è soddisfatta. Non solo è riuscita a trovare il problema, ma è riuscita anche a trovare una valida soluzione per superare questo problema. Una soluzione che esporrà durante la riunione con gli amministratori esecutivi. Inoltre, questo permetterà a Marco di informare adeguatamente il reparto marketing, che ora sarà in grado di instaurare una comunicazione trasparente e di fiducia con gli stakeholders. E questo comporterà un vantaggio, ad esempio, di aumentare la ditta del brand, ma anche le vendite. Infatti, alcuni clienti, come ad esempio quelli appartenenti alla generazione Z, ora saranno in grado di capire gli sforzi che l'azienda sta facendo in termini di sostenibilità, permettendo così all'azienda di poter accedere a un premium price e a quei mercati che prima le erano preclusi. Quindi, sia Giulia che l'intera organizzazione avrebbero più di un vantaggio. Giulia avrebbe il vantaggio di risparmiare tempo ed energie, che invece potrebbe investire nel suo vero obiettivo, ovvero lavorare a possibili strategie di sostenibilità. Mentre l'organizzazione sarebbe in grado di liberare delle risorse, che invece potrebbero essere spostate in altri comparti strategici per l'organizzazione, ma anche di velocizzare il processo decisionale, andando così a creare maggior valore per l'azienda. Quindi, ricapitolando quanto detto brevemente fino a questo momento, con questo approccio e sensibilità, l'impresa di Giulia può disporre di una piattaforma trasparente capace di raccogliere in maniera rapida e sicura tutte le informazioni di cui ha bisogno per calcolare la sua impronta di carbonio. Inoltre, la possibilità di visualizzare le informazioni tramite delle dashboard interattive si concretizza nella reale possibilità da parte di Giulia di poter tenere traccia dell'impronta di carbonio della sua attività sempre. Inoltre, con il grande vantaggio di scoprire tutte le possibilità che consentirebbero all'azienda di poter trovare rapidamente la migliore strategia da seguire, non solo per il business, ma anche e soprattutto per l'ambiente. Vi ringrazio per l'attenzione, adesso ripasso la parola al mio collega Davide per le conclusioni. Grazie Ale. Quindi insieme abbiamo visto quanto il cambiamento climatico interessa sempre di più le comunità e di conseguenza anche i mercati. Da questo punto di vista quindi possiamo vedere che le imprese possono trarne un vantaggio, quindi è un'opportunità per le imprese di far colpo sui nuovi consumatori, su questo nuovo mercato che, come ci tengo a ribadire, si sta spostando verso una nuova direzione che è la sostenibilità. Sustainaibility Cloud è un utile strumento che permette alle imprese di fare in poco tempo il punto della situazione in modo da rispondere in maniera più rapida e tempestiva, ma anche in maniera efficiente, sempre più data driven, come abbiamo visto appunto dall'esempio di Alessandro, a quelle che sono le sfide poste dalla comunità e dell'ambiente. Ora noi vi ringraziamo per il tempo e lo spazio che ci avete dedicato e per proseguire però verso questa nostra iniziativa, io e Alessandro stiamo raccogliendo una serie di idee e di proposte che porteremo avanti. Prima valuteremo la fattibilità e poi potremmo lavorarci insieme e verificarne appunto quelli che possono essere i futuri sviluppi. Vi ringraziamo e se per qualsiasi cosa se avete quindi qualche proposta, qualche idea o comunque qualche dubbio, potete contattarci ai seguenti indirizzi. Ok, il Kahoot è chiuso, stop alle risposte. Grazie ragazzi della Sapienza, davvero interessante. Poi il tema della sostenibilità mi sta molto a cuore e lo seguo con interesse da anni, per cui spero veramente che questa nuova cloud di Salesforce abbia il successo che merita.
Ma vedo che ci sei anche tu, Alex. Come stai? Sì, ciao Torre, buona serata a tutti. Io sono Alex del DUG di Milano e sono molto contento di poter partecipare a questa serata e accompagnarvi verso la chiusura finale. Beh, che dire, effettivamente argomenti molto molto interessanti. Clienti che gli hanno scritto in privato perché sono interessata alla parte di service voice, quindi ottimo, direi proprio ottimo. Tu, Torre, hai domande o commenti che sono arrivati dalle persone collegate? Sì, Alex, assolutamente. Vedo che ci sono alcune domande che Nino Guarnaci mi ha girato e vado a leggere già la prima. Con l'arrivo di Evergreen, cosa accade alle mie applicazioni scritte ed ospitate all'interno di Salesforce? Beh, la risposta è non ti preoccupare, non succede alcunché. Le applicazioni esistenti su Salesforce Platform continueranno ad esistere ed essere supportate. Evergreen si aggiungerà e sarà direttamente integrato con la strategia di Salesforce DX. Bene. Passo alla seconda domanda, che è la seguente. La soluzione Service Voice sarà disponibile solo per Service o anche per la parte Sales e Platform? Allora, anche qui la risposta è che verrà resa compatibile con le altre cloud Salesforce subito dopo la General Availability. E la terza domanda che mi ha girato Nino è: tecnicamente cosa serve per iniziare ad utilizzare Sustainability Cloud? Devo creare un'org dedicata? Allora, qui la risposta è che è possibile installare Sustainability Cloud come ogni altra app pubblica sull'App Exchange, quindi non occorre creare un'org dedicata, può essere installata in una sandbox e poi eventualmente portata in produzione. E direi che possiamo andare oltre. Cosa ne pensi, Alex? Sì, guarda, allora ci dicono dalla regia che di domande ne sono arrivate tante, sia sul canale YouTube con i commenti sotto, sia canali privati, messaggi privati di qualsiasi genere. Visto un po' che abbiamo fatto un po' un orario tardo, direi che passiamo oltre e poi le altre domande le giriamo direttamente agli speaker interessati che vi forniranno la risposta più specifica. Giusto? Giusto, Torre? Sì, assolutamente, sono d'accordo. Allora, in attesa di sapere i vincitori del Kahoot, un paio di avvisi. Questo è il momento degli avvisi. Allora, questo non è l'unico meetup in streaming che stiamo facendo in questo periodo. La prossima settimana, sempre di giovedì sera, noi del DUG di Treviso abbiamo in programma un Salesforce Trailhead Talk, per cui vi aspettiamo numerosi, registratevi all'evento, cercate nei vari social, Twitter, LinkedIn, Treviso Salesforce Developers Group. Il nome dell'evento è The Force Reloaded, ok? Alex, tu cosa ci racconti? Allora, guarda, anche noi del DUG di Milano abbiamo qualcosa che bolle in pentola, sempre come live streaming, chiaramente, visto il momento, ma non abbiamo ancora una data precisa da comunicarvi. Il consiglio è un po' quello che hai dato tu, comunque quello di seguire gli avvisi della community sui social e quindi per rimanere aggiornati. Ci trovate come Community Trailblazer, ci trovate come Milano IT Developers Group, oppure su Facebook con Salesforce Developer Group Milano. E tra l'altro, vabbè, sì, non fatevi spaventare, lo dico magari per chi non conosce le realtà dei DUG, non fatevi spaventare dalla sigla dev, chiaramente sono ben accetti tutti, sia clienti che partner comunque di Salesforce, è una community più ampia di quello che può essere il termine poi developer. E poi l'ultimo avviso che mi permetto di dire, vi segnalo che è nato da poco anche un nuovo gruppo LinkedIn che si chiama Trailblazer Italian Gruppo ANA. E l'intento di questo gruppo è un po' quello di creare di creare una rete tra le diverse community di Salesforce sparse in Italia e magari organizzare anche più eventi come questo che coinvolgano quindi DUG di origini differenti. Quindi speriamo in bene, collegatevi, iscrivetevi e quant'altro. Io ho finito con gli avvisi e direi che siamo giunti, quindi mi sa che siamo giunti al momento tanto atteso. Passiamo alle premiazioni, Torre? Premiazioni, nel frattempo dalla regia ci hanno passato i nomi dei vincitori, quindi iniziamo. Alex, bene. Parti tu dai col quinto classificato, ok? Va bene, parto io con piacere col quinto classificato.
Allora, il quinto classificato si aggiudica una Shopper Trailblazer, viene vinta da, rullo di tamburi, Beppe Cubetto. Ottimo, ottimo, lo conosco personalmente, quindi per quello ci tenevo anche a fare questo quinto posto. Allora, andiamo avanti. Invece il quarto classificato si aggiudica un bicchiere Trailblazer e ad aggiudicarselo è Frank. Ottimo, ottimo. Bravo, bravissimo Frank. E invece per il podio lasciate Eleonore. Che dici, Torre? Ok, grazie. Allora, a me l'onore di raccontare il podio. Al terzo classificato va una bellissima borraccia Trailblazer e il terzo classificato è Gianni Ferrari. Il terzo classificato, complimenti. Bravo, bravo. Passiamo subito al secondo. Siamo al secondo classificato, a cui va un bellissimo zainetto Trailblazer, ottimo per fare escursioni in montagna, ce l'ho anch'io, lo uso sempre. E il secondo classificato è Frank B. Sarà un'omonimia? Dici? Doppio account. Siamo al primo. Bene, bene, bene. Primo classificato. Vai. Al primo classificato, a cui va una bellissima felpa con cappuccio Trailblazer. Eccola qui, proprio questa. Sudore della serata compreso? Esatto. Della partenza. Comunque, il campione di questo caut è faccio lo speaking A-L-E-L-O-F. Congratulazioni alle LOF. Allora, Bene. vi Bravi, contatteremo nei prossimi giorni per la consegna dei premi. Magari scrivete in chat una vostra mail a chi ha partecipato, a chi ha vinto questo caut, in maniera che vi potremo ricontattare nei prossimi giorni. Siamo arrivati alla fine, nel frattempo, vi ringraziamo ancora tutti, vi salutiamo, in particolare ringraziamo e salutiamo tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo splendido evento, voi per primi, e poi tu chi vuoi ricordare, Alex? Guarda, io inizierei, sicuramente Nino Guarnaci e Fabio Lullia per il supporto organizzativo di Salesforce, Ferruccio Ironè, soprattutto Ferruccio Ironè per la regia di Salesforce TV, che oggi ha dovuto gestire sulle sue spalle tutta la gestione di questa diretta, quindi davvero grazie mille. Poi che dire, i miei colleghi del DUG di Milano che sono venuti prima e soprattutto tu, Alberto Torresan, e tutto il DUG di Treviso per l'ospitalità in questo evento. Grazie Alex, guarda, io ci tengo a ringraziare anche tutti gli amici che ci hanno seguito da casa. Sicuramente tutti gli speaker di questa serata, Paolo Bergamo, Itzik, Koren, Marco Orsborn, Julián, i ragazzi della Sapienza, le mie colleghe della comunicazione, ma soprattutto ci tengo a salutare un grande amico di Paolo che si chiama Roberto Congiu e lui sa perché. Va bene. Allora, guarda, va bene, allora vi ringraziamo tutti, anch'io grazie mille a tutti, buona serata e permettimi Torre un ultimo saluto. Ciao Steven, fai buon viaggio.